Benvenuti in questa nuova sfida. È una sfida Kama. Oggi voi dovete disegnare delle fobie strane. Quelle che nessuno conosce. Quelle che spero che voi non conosciate, perché dovete disegnarle in chiave horror e dovete disegnare quello che secondo voi potrebbe riguardare la fobia che vi sto per dire. Ok. Non ho capito che cosa. È un'altra fobia questa. Fobia delle spiegazioni di Kama. Io non ho capito, ma siccome in chiave horror vincerai tu. Però andiamo avanti. Una fobia strana per ogni manche, quindi 5 fobie. Partiamo con la prima manche. Deipnofobia. Tu la sai? Io userò tutto ciò che ho in mio potere per capirlo e ciò che ha in mio potere sono i Pokémon. Io pensavo avresti detto tipo che ne so, le mie nozioni di latino. E da dove vengono secondo te? Dagli incantesimi di Harry Potter? Dai Pokémon? Se i Pokémon avessero a che fare col latino, tutti studierebbero latino molto più volentieri. Ci siete? Sì. 10 minuti, via. Qui anche conoscere l'etimologia delle parole potrebbe essere molto utile. Cavolo, questa considerazione Kama è veramente stupefacente. Stupefacente. Quanto manca? 4 minuti e mezzo. Come? Non è possibile. La cosa più interessante di questa sfida sarà ascoltare le vostre spiegazioni sul perché siete stati spinti a disegnare questa determinata cosa. Ma c'entrano gli ippopotami? È proprio la fobia degli ippopotami. Allora ci ho azzeccato. Mancano 1 minuto e 45. Ho paura. Di che? Paura di perdere. Ci tengo dal momento in cui hai detto che, visto che si tratta di cose creepy, vincerò. Tu lo dici sempre poi. Così se vinco, vabbè, tanto l'avevi detto. Mentre se vinci tu, wow, è una sorpresa. Cioè, Rick, hai basato la tua intera carriera sul creepy. Cioè, se perdi questa è veramente un disonore incredibile. Stop. Com'è andata, Francesca? Stranamente questa volta, anche se di solito dico sempre che la prima manche devo capire la sfida, l'avevo capita. Ah, ok, quindi sei contenta e fiera di quello che hai fatto. Sì, dai. Vediamo. 3, 2, 1. Secondo me ipno sta per sogno. Deipno, paura di non sognare. Quindi la fobia del non sognare. Di non essere in grado di fare sogno oppure di fare solo incubi. Io invece ipno viene da ipnosi. Ipnofobia è la paura di essere ipnotizzato. Deipnofobia è la paura di non essere ipnotizzato. Cioè, lui passa l'intera esistenza a voler essere ipnotizzato a tutti i costi. Va in giro con un orologio a taschino, lo dà agli sconosciuti dicendo: tieni, ipnotizzami, ipnotizzami. Vai così, così. No. No. Non è la paura di non essere ipnotizzati. La deipnofobia in realtà è una paura intensa di mangiare in presenza di altre persone. Che c'entra col cibo? No, che c'entra coi sogni? Allora, entrambi stanno esprimendo ansia questi disegni. Nessuno dei due ha azzeccato effettivamente che cosa fosse la deipnofobia. Secondo me dovresti anche vedere alla lontana chi ci ha preso di più. Chi ha la pancia piena? Sì, esatto. Sicuramente non quella che dorme, perché non andrebbe a letto con la pancia piena. Posso però far notare una cosa? Che qui sono le 3, che è l'orario in cui di Si solito finisce di mangiare. Francesca più Rick più 70-70. Come prima manche non ho voluto espormi perché avete fatto entrambi dei bellissimi disegni. c'è la fobia di esporti, eh. Comunque devo dire che mi piace molto il viso come l'hai fatto. Però lo strumento simmetria per fare le luci meno, perché così sembra che la luce sia proprio davanti, simmetrica, e rischia di renderlo un po' meno interessante. Prossima manche. Seconda manche, la fobia strana e la geniofobia. Perché ogni volta ci guardiamo, scusa? Tu ti sarai spaventato a guardarmi. Perché tu sai qual è la genofobia? Certo che lo so. È la mia è la tua fobia dei miei. Senti, allora. Io vi posso solo dire: non lasciatevi ingannare dall'etimologia. Allora è come dire, disegna una cosa a caso e spera di azzeccare. Mettiamo il separaio. 3, 2, 1, 10 minuti, via. Non ti ho mai visto disegnare così male. È la Madonna. C'è qualcosa che non mi torna, ma sono sicuro che poi rimedierà. Francesca invece torna a disegnare nel suo stile. Di me. Luca, secondo te cos'è geniofobia? Luca, sappi che. Se no avvantaggia il nemico. Il nemico. Ma tu sai cos'è? La paura dei genitali. Cavolo, effettivamente. Effettivamente una cosa che comprende i genitali che non è venuta in mente a Kama, strano. Ti giuro, non mi è venuto in mente. Le sfide dove avete carta bianca, fate dei disegni molto più bellini. Esteticamente, poi il significato lo saprete dire tra 40 secondi. Oh mamma. Stop!
Tu, Francescina, che cosa pensi? Allora, io ho pensato, un altro modo di ragionare la parola genio è sulla dimensione. Spesso si fa riferimento al genio come una persona estremamente intelligente, no? Secondo me, invece, genio è relativo a quanto grande è il cervello, la capacità. Quindi geniofobia è paura delle cose grandi. Ma questo qua è paura delle cose grandi o paura di essere piccolo piccolo? Carino, mi piace soprattutto come hai tagliato l'immagine a livello di proporzioni, sembra molto cinematografico. Comunque a me stupisce come tu sia arrivato a un livello di padronanza per cui in 10 minuti fai delle cose che sembrano fatte da persone normali in ore. Ore! Allora, diciamo che potrebbe essere paura di non avere idee, paura dei pesci, delle piante morte. E quindi? È la paura di essere osservati nei boschi mentre non si hanno idee. Mi stavo illuminando! Ho visto gli occhi di Rick, dico, non ci avete azzeccato nessuno dei due. La geniofobia è infatti il timore irragionevole e probabilmente motivato del mento. Quindi chi dei due ha un mento? Il mio aumento. Anche il mio ha un mento. Aspetta, nella mia immagine è la formica che ha paura del mento dell'uomo. Guarda che occhi, a me sembra preoccupata. Certo. Quindi è per quello che la spalla copre un po' il mento dell'uomo. Sì, che lui fa così, tipo, non avere paura. Invece, nel mio caso, sono loro ad avere la geniofobia. Infatti, stanno tutti dietro di lui perché non vogliono vederlo in faccia. Però mi piace che hai usato la mia stessa scusa, ma l'ho usata prima io. Non è la stessa scusa, non è quello che hai detto tu. Cama. Più. 75%. Oh, considerando che non mi avevi mai visto, mai, in tutta la tua vita, non mi avevi mai visto disegnare così male. Ma sai perché non mi convince quella gamba lì un po' smoccola col ginocchio? Perché la paura di avere una gamba smoccola. Francesca invece 80. Ehi, immeritato, ma va bene. È immeritato perché il disegno mi piace più quello di Rick. Però hai vinto tu stavolta per la retorica. Questo plot twist della formica aver paura e l'uomo che si copriva la faccia col mento. Certo, un po' post spiegazione, però ci sta. E a questo punto interverrei con un imprevisto. Fobia fasulla. Non ve l'ho detto, ma all'interno di questa sfida esiste una fobia che non esiste. Lo scoprirete solo alla fine perché mancano ancora 3 manche. Potrebbe essere una delle 2 che avete fatto ora, le prossime 3. Io vi consiglio a voi da casa di guardare anche le prossime manche e commentare secondo voi qual è la fobia fasulla, perché alla fine loro proveranno a indovinarla e se azzeccheranno avranno dei punteggini in più. O avete già un'idea di quello che potrebbe essere? No, ovviamente, perché mi mancano le altre 3. Faccio le domande e mi do le risposte. Terza manche, singenesofobia. Singenesofobia. Sin, peccato. Genesi. Cosa stai dicendo? Sin peccato. L'ultima mancia, scegliamo il diavolo, mettiamo... La paura irrazionale di avere Francesca alle spalle. Non è così irrazionale, soprattutto se sei Anna. Siete pronti? 3, 2, 1, via. Volta approcci estremamente diversi. Tu dici? Guarda, io sono convinto della mia. Io sono convinta che la mia faccia paura. Oh madonna. Ma poi che spalla di cannone. Ormai io le spalle le disegno solo così perché penso alle mie. Stop. Tu che cosa hai da dire, Francesca? Allora, io... Tu comunque ogni volta sbirci da qua, ti tiri indietro e poi guardi il mio disegno. Perché lo fai? Letteralmente mancano 2 secondi e togliamo il separé. Non commenta perché è vero. Si sente tremendamente colpevole. 3, 2, 1. Allora, io ho pensato, quanto sarebbe orribile una paura che da qualcosa di bello nasca qualcosa di brutto. Da qui la singenesofobia. Perché genesi mi fa pensare alla nascita, all'inizio, no? Sin mi fa pensare al peccato, come stavo dicendo prima. Sarebbe un vero peccato se questa cosa bellissima adesso nascondesse un essere umano scheletrico e orrendo. Ma a me sembra bello. Giusto. E invece tu? Quello che non ci ha detto Kama della singenesofobia è che è il nome accorciato. Il nome allungato è Sin Neon Genesis Evangelion Fobia, che è la paura di dover capirci qualcosa su Evangelion. In effetti a me fa paura questa cosa. La singenesofobia in realtà è la paura dei ritrovi familiari. Che comunque se ci pensi. Il nonno, eccolo. Esatto. Come mai sta nella posa del Papa? Sta facendo una qualche sorta di benedizione.
Così. Allora, che questa volta ovviamente non ci avete azzeccato. Partiamo con Francesca. Più. Sono generoso in queste sfide, 83 gli ho dato. A Rick. Più. Addirittura. 64, perché mi ha fatto ridere. Grazie. Puntavo su quello io. Non mi veniva in mente niente. Non potevo mai azzeccare la fobia. Tanto vale che sono messo a disegnare Evangelion. Che è quello che dicono tutti. Ho fatto tardi a scuola, non sono preparato per il compito, tanto vale mi metto a disegnare Evangelion. Possiamo andare avanti con la prossima mancia, per favore? Quarta manche, la fobia, è anatidaefobia. Anatidefobia. Immagino sì, si dica anatidefobia. Non è anatichefobia. Non è anatichefobia. Allora, questa anatichefobia va indagata. Ma cosa, Fra, no! Poi guarda, con quanto palestra fa quel tipo. Sono io in palestra, infatti. Per me possiamo già consegnare. Vabbè, ma non so che fare, tanto vale che faccio Evangelion. Dai, poche ciance, 10 minuti, via. Spero di non aver capito quello di Rick, perché ho un'idea. Non ho capito quello di Francesco, che però ha scelto di disegnare Andrea Lorenzo. Stavo pensando. 7 minuti restanti. Stop. Allora, Francicina? Credo di aver fatto la mia performance peggiore. Ma che bello! Cosa è? Forse non tutti lo sanno, ma quando prima di nascere fluttuiamo nel cielo, aggrappati al nostro cordone ombelicale, la anatidefobia è non sapere dove nascere. Quindi quando siamo lì a fluttuare, a decidere, alcuni hanno proprio la fobia di decidere e forse non nascono mai. La mia è la fobia di essere intrappolato nella trappola di un insetto, che in questo caso sono tanti insetti diversi, perché questa in primo piano è una formica ma tentacolosa. Questa è una pulce, questo è un ragno e tanti altri. Oggi ce l'hai con Con gli insetti. formiche giganti, sì. Le formiche mi terrorizzano, soprattutto quando scavano dei tunnel e poi mi entrano in bagno. Ogni riferimento è puramente casuale. Dici, Cama, dici di più. La natidefobia è la paura di essere osservati da un'anatra ovunque voi vi troviate. La tua ha una connotazione paurosa, la mia sta diventando sognante. Dov'è la bocca di questo bambino? Cioè, è questa? No, quello è il doppiamento. Ecco, ora va bene. Ora molto meglio. Va bene, Cama, dai questi voti. A Rick più. A Francesca più. Ho dato un po' più di punti a Francesca perché il suo disegno è in chiave horror e, anche se non c'entrano le anatre, ci sono comunque degli animali all'interno. Tu non è inutile che lo disegni horror in questo momento. Eccolo qua. È diventato mariachi messicano. Sì. Cama. Se l'avessi fatta avresti preso 100. Complimenti Rick per il disegno. Ricordati che la sfida deve essere in chiave horror. Capisco. Con l'avvento della quinta manche c'è anche il secondo imprevisto. Affronta la paura. Accanto al vostro iPad vi verranno messi 2 telefonini con la vostra più grande paura. Continuate a disegnare come se nulla fosse. 2 telefoni, 2 fobie. Mettete il separé. Guardalo, non fa nulla la sua fobia. Perché il ragno cosa fa? Si muove, appunto anche questo si muove. Ma vabbè, ma guarda, finché sul cellulare mette soltanto un po' di disagio. No? Ah, no! Non lo posso fare! Ah, non lo posso fare! Ho preso un colpo. Mi è venuto il mal di stomaco. Addirittura. Francesca è in vantaggio, però a quanto pare sembra che la reazione sia molto peggio quella di Francesca. Sì, perché io ho una vera fobia, non come Riccardo che mi fanno schifo. Averlo di persona mi fa paura. È l'imprevedibilità della cimice. Qua è su un cellulare, cosa può fare? Cioè, vedi, lì si arrabbia e poi si gira. Dai, vediamo sta fobia. Quinta manche, la compounofobia. Compounofobia. 3, 2, 1, via. Sei brava però, Mi sto esponendo, adesso non ho più... Dici che è il caso di cambiare reel? Non mi rompere le scatole, Cama. Guarda comunque come in poco tempo sono diventata assolutamente immune al video. Infatti complimenti. Perché la sua non è una vera fobia, devi solo rompere il cavolo. Proprio così. Infatti non mi avete mai visto reagire male a un ragno, giusto? Se c'è un ragno io sbrocco. Ma per droppare la live! Me ne sto andando! Mi sa che Francesca... 5 minuti dalla fine io volevo introdurre anche un'altra fobia. No, ti prego, no. Non mi avete fatto paura. La fobia di essere costantemente guardati da Francesca. Questa è veramente una fobia. Anna, sai perfettamente cos'è la compounofobia? Lo so, certo. Lo sai sul serio? Visto che non sai cos'è, cosa potrebbe essere secondo te? Se so latino e non so latino, ho paura di stare tutti insieme. Mi fa ridere come ha deciso di spiegare le motivazioni per cui dovrebbe sapere. 30 secondi. Stop.
Com'è andata? Non lo so com'è andata. L'ultima volta che ho provato con Neo Genesis Evangelion non è andata bene. Paura degli sconti? Me lasci spiegare? Tu fai spoiler. La componofobia. La paura dei coupon. La mia paura è che due Umpa Lumpa giochino a uno di fronte a te. Compo uno, compo l'altro. Bella comunque la faccia smarmellata della tizia. L'ultima volta che ho fatto una roba deforme mi è stata criticata dicendo che non era anatomicamente corretto. Ovvero cosa? Ti sei scordata? Oh, vabbè, ma questa gamba non fa paura. Sembra come Harry Potter che gli si è sciolto il braccio perché Gilderoy Locke non sa fare gli incantesimi. Ma avevano questa capigliatura gli Umpa Lumpa. Da geisha. Vabbè, insomma, non è che sia proprio un'esperta di Umpa Lumpa. La componofobia è meglio nota come la paura degli ovali. Guarda subito come... La componofobia è meglio nota come la fobia dei bottoni. Qui nel vestito, guarda. E i punteggi sono Francesca più 37, perché francamente il disegno è brutto, la fobia non c'entra niente. Rick più 52 perché la paura non c'entra nulla. Questo è horror, quello di Francesca non è horror. Gli ho dato i punti quantomeno sul fatto che è rimasto in tema. Io adesso non do i risultati subito, perché adesso è il momento del primo imprevisto. Loro mi devono dire quale tra queste 5 fobie è quella fasulla. Ve le ripeto: deipnofobia, ovvero l'ansia sociale di mangiare insieme alle persone; geniofobia, la paura del mento; singenesofobia, che è la paura di pranzi con i parenti; anittadefobia, la paura che in qualsiasi luogo un'anatra ti guardi; e la compofobia, la paura dei bottoni. Chi indovina gli do 10 punti in più. Io dico l'ultimo. Riccardo. Buona geniofobia. Intanto diamo i risultati e vediamo chi è il vincitore provvisorio. Questi 10 punti potrebbero cambiare le sorti. Vincitrice Francesca con 344 punti contro 325 di Rick, quindi non cambierà le sorti. Tuttavia avete sbagliato entrambi. Qual era quella? Quella delle ante. Ero convintissima che fosse quella vera, perché mi sembrava di averla già sentita. Te la sei inventata tu? Non me la sono inventata io, se l'ha inventata un certo Gary Larson. L'anitadefobia nasce dalla sua striscia comica The Far Side. È una fobia che ha inventato in una vignetta comica. Cioè, manco te sei sprecato a inventarne una te.